Bentornati cari amici, andiamo avanti con le nostre lezioni sulla storia della Russia moscovita. Abbiamo visto alla fine della scorsa lezione, vi ricordate che lo zar Ivan IV, Ivan il Terribile, che tanto ha segnato la storia di questa terra, muore nel 1584 lasciando il trono ad un figlio incapace, Fyodor. Fyodor I era debole in tutti i sensi, scarsamente intelligente, però era religiosissimo. Tuttavia si affidò sempre a dei buoni consiglieri, in particolare Boris Godunov. I suoi anni di regno dal 1584 al 1598 furono caratterizzati da una relativa pace. Parliamo subito di un evento importantissimo che si verificò durante il suo regno, la creazione del Patriarcato di Mosca nel 1589. Fu soprattutto grazie all'abilità diplomatica di Boris Godunov che il patriarca di Costantinopoli, Geremia II Tranos, concesse ai moscoviti la possibilità di elevare il capo della Chiesa russa al rango di patriarca, il massimo titolo all'interno della Chiesa ortodossa. In seguito tutti i patriarchi orientali riconobbero il patriarca di Mosca, anche se con qualche iniziale resistenza. Il primo patriarca fu il metropolita Giobbe, amico di Boris Godunov, e la chiesa moscovita si ampliò notevolmente con nuovi metropoliti, nuovi arcivescovi e vescovi. Il rafforzamento della chiesa russa fu molto importante, come vedremo nel successivo periodo dei Torbidi. I risultati in politica estera di Fyodor I furono senza dubbio buoni. La sua candidatura al trono polacco dopo la morte di Stefano Batory nel 1586 non fu presa in considerazione, però fu vinta una guerra contro la Svezia che terminò nel 1595 e terminò con la restituzione allo Stato moscovita di tutte le città e di tutti i territori lungo il Golfo di Finlandia che erano stati ceduti alla Svezia con il trattato precedente del 1583. Questo significò un ritorno alle frontiere precedenti, alle frontiere di prima della guerra per la Livonia. Nel 1585 il regno di Georgia, un regno ortodosso, chiese la protezione di Mosca contro l'invasione dei musulmani. La Georgia era troppo lontana e il legame di vassallaggio che essa poté istituire con la Moscovia fu più un fatto virtuale che altro. Tuttavia questo avvenimento segnala l'importanza che Mosca stava assumendo come punto di riferimento all'interno del mondo ortodosso e anticipa una successiva direttrice di espansione degli zar. Fyodor I non ebbe figli e l'unico erede era suo fratello Dmitri, quindi Dmitri, attenzione, anche lui come Fyodor figlio di Ivan IV. Dmitri morì in circostanze non chiare a soli 9 anni nel cortile della sua residenza di Uglitch, con la gola squarciata. Siamo nel 1591. Sarà sempre ricordato come Dmitri di Uglitch. Questo fatto ebbe grande importanza nel successivo periodo dei Torbidi, perché vedremo che si presenteranno ben 3 impostori che faranno credere di essere Dmitri, 3 falsi Dmitri. Il popolo accusò dell'assassinio i custodi del bambino e li uccise. Una commissione d'inchiesta ufficiale presieduta da Vasily Shulsky arrivò alla conclusione che Dmitri si fosse ucciso da solo per errore, perché sarebbe stato colpito da una crisi epilettica mentre giocava con un coltello. Molti accusarono invece Boris Godunov di aver fatto uccidere Dmitri. Infatti il gran consigliere di Fyodor I nutriva lui stesso la speranza di diventare zar. Ci sono alcuni storici che hanno messo in evidenza che Boris Godunov avrebbe potuto organizzare l'omicidio in maniera molto più abile, ad esempio con il veleno, come accadeva spesso a quei tempi. L'episodio della morte di Dmitri è famoso anche perché viene descritto nel dramma di Pushkin e nell'opera lirica di Mussorgsky. Anche se Boris Godunov non uccise il piccolo Dmitri, di certo cercò di prendere il potere in tutti i modi. Boris Godunov era il figlio analfabeta di una famiglia mongola di piccola nobiltà, convertita all'ortodossia e russificata. Egli aveva dato prova di grande intelligenza come diplomatico e uomo di Stato.
ma anche come organizzatore di complotti di palazzo. Ma la sua ascesa si spiega anche con la sua parentela con lo zar Fyodor I, il quale aveva sposato sua sorella Irene. Nel corso degli anni Boris Godunov aveva sconfitto tutti i suoi avversari di corte e a partire dal 1588 era divenuto l'effettivo governatore della Russia moscovita al posto dello zar imbelle. Oltre a guadagnare enormi ricchezze personali, Boris Godunov assommò titoli importanti e costituì una sua corte parallela ad imitazione di quella del sovrano, dove tutti i diplomatici stranieri dovevano presentarsi dopo aver reso omaggio allo zar Fyodor. La politica estera moscovita era completamente nelle sue mani. Nel 1598 Fyodor I morì senza eredi e Boris Godunov era pronto ad impossessarsi del trono. Nel 1598 si apre in Russia un periodo molto turbolento che viene indicato come periodo dei Torbidi. Il periodo dei Torbidi terminerà solo nel 1613. Va considerato che con la morte di Fyodor I la dinastia regnante si era estinta in linea diretta, quindi si dovette trovare un nuovo zar. Boris Godunov controllava il potere, però questo non bastò per ufficializzare la sua ascesa al trono. Egli fu eletto da un'assemblea nazionale, Ziemski Sbor, l'assemblea nazionale, dopo che il clero, il popolo e il patriarca lo ebbero implorato di accettare il titolo di zar. In politica estera, Boris Godunov cercò di mantenere rapporti cordiali con gli altri stati, concludendo trattati e favorendo gli scambi con l'Inghilterra e la Lega Anseatica. Cercò di essere aperto nei confronti dell'Occidente e progettò anche di fondare un'università, progetto abbandonato a causa dell'opposizione della Chiesa, ma nonostante le buone capacità del nuovo zar, alcuni eventi funesti colpirono la Russia moscovita. Inoltre gli odi e i rancori messi in moto dalla rivoluzione sanguinaria di Ivan IV, oltre alle conseguenze economiche disastrose di quest'ultima, iniziarono ad entrare in circolo, a farsi sentire. Nel 1601 il popolo fu colpito da devastanti siccità e carestie, la stessa cosa avvenne nel 1602 e in misura minore anche nel 1603. Il governo fece il possibile, distribuì viveri gratuiti alla popolazione di Mosca, inviò aiuti altrove, cercò di trovare lavoro ai poveri, ma questi interventi incisero ben poco. Gli affamati per disperazione divoravano erba, corteccia di alberi, cadaveri di animali e anche di uomini. Grandi gruppi di banditi saccheggiavano e distruggevano le campagne, a volte affrontando in battaglia persino le truppe regolari. Queste bande caratterizzarono tutto il periodo dei Torbidi. Iniziarono a circolare voci che dicevano che Boris Godunov era un peccatore, un criminale, un usurpatore e molte sciagure si stavano abbattendo sulla Russia per colpa sua. Si sussurrava, e questo l'abbiamo già visto, che fosse stato lui alla base del complotto per uccidere il principe Dmitri. Si iniziò a pensare che in realtà un altro ragazzo fosse stato ucciso al posto del principe e che Dmitri sarebbe tornato e avrebbe reclamato il suo legittimo trono di zar. Ben presto il pretendente si materializzò, è passato alla storia come falso Dmitri I, perché come vedremo di falsi Dmitri ce ne saranno altri. Gli storici sostengono che il falso pretendente si chiamasse in realtà Grishka Atriepiev, appartenente ad una famiglia della nobiltà di servizio, un personaggio che si era fatto monaco e poi era fuggito dal convento. Alcuni studiosi sostengono che, per quanto sembri strano, il falso pretendente, il falso Dmitri, pensava davvero di essere il principe Dmitri. Sembra che egli sia vissuto a Mosca nel 1601 e nel 1602. In quello stesso anno fuggì quando il governo cercò di arrestarlo in seguito alle sue affermazioni sul fatto di essere l'erede legittimo. Ricomparse poi in Lituania, continuando a sostenere di essere il figlio di Ivan IV il Terribile.
e di aver diritto quindi al trono. Il governo polacco rifiutò di appoggiarlo, ma alcuni gesuiti e alcuni aristocratici lituani e polacchi decisero invece di sostenerlo. I gesuiti ottennero da lui la promessa che avrebbe imposto il cattolicesimo in Russia. Non è chiaro se anche i boiari di Mosca abbiano favorito il falso Dmitri al fine di eliminare Boris Godunov. Di fronte al pericolo, Boris Godunov iniziò a sospettare di alcuni boiari, quelli più vicini a sé, e li fece eliminare. Siamo nel 1601. Il seguito del falso Dmitri era aumentato notevolmente e nel 1604 egli entrò in Russia alla testa di alcune migliaia di cosacchi, di mercenari polacchi e di un numero non indifferente di avventurieri. La cosa sorprendente è che la spedizione ebbe successo. Il falso Dmitri fece affiggere dei manifesti in cui si proclamava il vero zar e il popolo si schierò dalla sua parte. Boris Godunov a sua volta cercò di confermare in molti modi la morte del principe Dmitri, utilizzando anche le testimonianze di alcuni parenti dell'impostore, ovvero di Grishka Atriepiev. Abbiamo visto che il falso Dmitri in realtà non era altri che Grishka Atriepiev. Questi parenti dell'impostore dichiararono appunto che il falso Dmitri non era Dmitri, bensì Grishka Atriepiev. La Chiesa russa scomunicò tutti quelli che credevano alla versione del falso Dmitri. Gran parte della Russia meridionale, comprese importanti città come Chernigov, passarono dalla parte del pretendente. Il malessere e l'insoddisfazione giocavano a suo favore. Le forze irregolari del falso Dmitri vennero ripetutamente sconfitte, ma riuscivano ogni volta a rimettersi insieme. A questo punto il falso Dmitri beneficiò di un colpo di fortuna. Boris Godunov morì all'improvviso nell'aprile 1605, quindi gli anni di regno di Boris Godunov andarono dal 1598 al 1605. Subito dopo il comandante delle sue truppe, Fyodor Basmanov, passò dalla parte del falso Dmitri e la moglie e il giovane figlio di Boris Godunov furono assassinati. Il 20 giugno 1605 il falso Dmitri entrò trionfalmente a Mosca. Il popolo era dalla sua parte, il popolo era in festa per quello che riteneva essere il miracoloso ritorno del vero zar. Lo stesso Vasili Suisky fu indotto a cambiare idea e a dichiarare che il principe Dmitri era scampato alla morte mentre gli assassini avevano ucciso al suo posto un altro ragazzo. Anche la madre del principe Dmitri, che si era fatta monaca col nome di Marta, fu indotta a riconoscere il falso Dmitri come suo figlio. I seguaci del falso Dmitri, come il già citato Fyodor Basmanov, presero il posto degli amici di Boris Godunov come consiglieri del trono. Il greco Ignazio, uno dei primi sostenitori del falso Dmitri, prese il posto di Giobbe come patriarca. Il nuovo zar liberò dal carcere e dall'esilio molti boiari perseguitati dallo zar precedente. Tra coloro che tornarono al potere vi era Filarete Ramanov, che era stato costretto all'esilio. Vedremo in seguito l'importanza di Filarete Ramanov. Il falso Dmitri è stato descritto come una persona per nulla attraente, basso e tarchiato, con un braccio deforme, un enorme nasone e un'espressione ostile e malinconica. Comunque possedeva coraggio e notevoli abilità, non mantenne la promessa che aveva fatto ai gesuiti polacchi di introdurre il cattolicesimo in Russia.
Il falso Dmitri si comportava in maniera estrosa, venendo meno alla tradizione e alle regole, non assisteva ai servizi sacri, si aggirava da solo per la capitale, si vestiva come un polacco, i suoi consiglieri più stretti erano tutti polacchi e iniziarono ad essere malvisti perché erano prepotenti, ineducati e disprezzavano i russi, a tal punto che i russi iniziarono ad odiarli. Il problema del falso Dmitri consisteva nel fatto che i boiari cercavano di utilizzarlo come un burattino, si erano serviti di lui per liberarsi di Boris Godunov. Ora intendevano liberarsi di lui, infatti subito dopo la sua affermazione, Vasily Shuisky e i suoi fratelli iniziarono a mettere in giro la voce che il nuovo zar fosse un impostore. Questi boiari furono condannati a morte, poi esiliati, ma poi perdonati dal falso Dmitri. Nel novembre del 1605 il nuovo zar si fidanzò per procura a Cracovia con Marina Mniszek, la bellissima figlia di un nobile polacco che aveva conosciuto in Lituania. Il matrimonio tra i due si svolse a Mosca l'8 maggio del 1606. Marina rimase cattolica e portò con sé in Russia un altro codazzo di polacchi. I litigi tra polacchi e russi ormai erano all'ordine del giorno. Il 26 maggio, sempre del 1606, il principe Vassili Shuisky, il principe Vassili Galitzin e altri boiari fecero entrare a Mosca un reparto di soldati, dando inizio ad un colpo di stato e accusando Dmitri di essere un impostore. Il falso Dmitri cercò di fuggire, ma fu ucciso dagli strelizzi. Sembra che gli strelizzi si siano fatti persuadere dalla madre del principe Dmitri di Uglitch, Marta, che ho citato prima, si fossero fatti persuadere da lei che lo zar fosse un impostore. Ricordate che la stessa donna in precedenza lo aveva riconosciuto come figlio, ma evidentemente aveva cambiato idea, o forse la prima volta era stata costretta. Fyodor Basmanov fu ucciso insieme ad altri 2000 russi e polacchi e il patriarca Ignazio fu deposto. A questo punto, attenzione, Vasily Shuisky, che abbiamo già nominato più volte, divenne il nuovo zar. Prese il nome di Vasili IV, in italiano Basilio IV. Siamo nel 1606, Vasili IV regnerà fino al 1610. Vedete che il periodo dei Torbidi è caratterizzato da zar che durano poco, che si succedono l'uno all'altro, regnando poco tempo. E allora Vasily Shuisky appunto diventa Vasily IV, zar di Moscovia. Vasily Shuisky era l'espressione della cerchia dei boiari, tant'è vero che le sue promesse intendevano soddisfare le aspirazioni dei boiari ad ottenere garanzie per evitare persecuzioni come quelle che avevano subito sotto Ivan IV il Terribile e sotto Boris Godunov. Vasily IV Shuisky assicurò che nessuno sarebbe stato messo a morte senza il consenso della Duma dei boiari, che i membri innocenti di una famiglia non avrebbero subito persecuzioni a causa delle colpe di un loro parente e che le denunce non sarebbero state credute senza un'adeguata indagine. Gli storici discutono se queste misure avrebbero implicato una limitazione dell'autocrazia. Il nuovo zar e il nuovo governo fecero tutto il possibile per convincere il popolo che il falso Dmitri fosse stato un impostore e non il vero Dmitri di Uglitch. A questo scopo Dmitri di Uglitch fu canonizzato e i suoi resti furono portati a Mosca. Fu chiarito che la madre Marta e altri erano stati costretti dal falso Dmitri a riconoscerlo. La salma del falso Dmitri inoltre fu bruciata. A questo punto si apre una fase del periodo dei Torbidi in cui diventano fondamentali i conflitti sociali. Abbiamo già visto che lo scontento del popolo aveva aiutato moltissimo il falso Dmitri, che era arrivato al potere grazie alla plebe di Mosca.
La fine del falso Dmitri in realtà aveva creato un ulteriore indebolimento del potere. Le masse avevano visto avvicendarsi sul trono ben 4 zar in 14 mesi e avevano assistito a intrighi e guerre civili, ma in tutto questo le masse non avevano guadagnato nulla. Il regno di Vasili IV Shuisky, che sarà breve come i precedenti, perché durerà, abbiamo detto, dal 1606 al 1610, non ebbe alcun appoggio popolare. Il nuovo zar era l'espressione della cricca degli odiati boiari. Ben presto si manifestarono numerose forme di ribellione. Il principe Grigorij Shahaskoi e altri si sollevarono contro lo zar nelle città della Russia meridionale, ma disordini si verificarono anche in diversi centri sul Volga e anche ad Astrakhan nel remoto sud-est. Servi della gleba e schiavi diedero vita a numerose rivolte contro lo Stato e contro i loro padroni. Le motivazioni sociali ed economiche a volte si saldavano anche a motivazioni nazionali, perché rivoltosi tendevano a unirsi a gruppi non russi come i finnici mordvini, i quali volevano scrollarsi di dosso l'ossessivo sistema della Russia moscovita. Quindi vi erano anche rivolte indipendentiste. La ribellione a sud fu guidata dal già citato Grigorij Shahaskoi, ma anche da una figura molto diversa da lui, l'ex schiavo Ivan Balotnikov. Quest'ultimo mobilitò schiavi, servi della gleba, contadini, fuggiaschi, vagabondi, con lo scopo di abolire la servitù e di combattere la proprietà. I suoi manifesti mettono in evidenza che le masse sono chiamate a combattere per i loro interessi, non per quelli dei boiari e non a favore di questo o di quell'altro zar. Nell'ottobre 1606 gli eserciti del sud giunsero a Mosca, dove però furono fermati dal giovane nipote dello zar, il principe Mikhail Skopin-Shuisky. I ribelli si dispersero, gli eserciti costituiti dalla piccola nobiltà di Ryazan e di quelli della città di Tula si staccarono da Balotnikov perché non condividevano la sua ribellione sociale e passarono dalla parte dello zar. Vasili IV Shuisky ricevette anche altri rinforzi. Nel 1607 l'esercito governativo sconfisse i ribelli a Tula. Shahaskoi fu esiliato, anche Balotnikov fu esiliato, ma ben presto venne anche ucciso. È importante notare che sia Shahaskoi sia Balotnikov agivano per conto del principe Dmitri di Uglitch. Sebbene non vi fosse in campo alcun personaggio del genere, i due condottieri si procurarono quindi un altro falso pretendente, il falso Paolo, che si proclamava figlio dello zar Fiodor I. Questo falso Paolo fu impiccato dopo la presa di Tula, ma ben presto spuntarono numerosi altri pretendenti. Le masse attendevano il ritorno di Dmitri e un secondo falso Dmitri si manifestò. Il nuovo falso Dmitri si proclamava anche lui Dmitri di Uglitch e si identificava con il primo falso Dmitri, ovvero quello che aveva regnato dopo aver sconfitto Boris Godunov. Sosteneva evidentemente di non essere stato ucciso dai boiari, ma soltanto deposto. Nessuna notizia abbiamo in merito all'identità vera di questo secondo falso Dmitri. Ben presto egli si assicurò numerosi sostenitori, riuscì a diventare un polo d'attrazione dello scontento sociale, raccogliendo intorno a sé cosacchi e avventurieri che provenivano soprattutto dalla Polonia e dalla Lituania, ma si unirono a lui anche importanti comandanti militari polacchi. Anche in questo caso vi furono i soliti riconoscimenti. La monaca Marta lo riconobbe come proprio figlio e addirittura, pensate, la moglie del primo falso Dmitri, la polacca Marina, ve la ricordate, riconobbe in lui il proprio marito ed ebbe un figlio da lui, anche se in realtà il secondo falso Dmitri era persona diversa dal primo.
Nel 1608 il secondo falso Dmitri sconfisse l'esercito dello zar comandato da un fratello di Vasili IV Shuisky, ovvero Dmitri Shuisky. Dmitri Shuisky. E quindi dopo la vittoria l'esercito del secondo falso Dmitri avanzò verso Mosca, stabilendo il proprio quartier generale in un villaggio vicino chiamato Tushna. Ecco, si scrive così, ma si legge Tushna. Come sempre, le parole significative, le parole difficili, i nomi russi, polacchi sono stati da me trascritti su questa lavagna, li potete leggere nella loro forma corretta. Io mi sforzo di pronunciarli secondo la pronuncia corretta russa, polacca oppure nelle altre lingue. Quindi si stanzia il secondo falso Dmitri con i suoi sostenitori, con il suo esercito vicino Mosca, nel villaggio di Tushino. Qui il secondo falso Dmitri creò una sua corte, una duma di boiari e un'amministrazione parallele a quelle di Mosca. Iniziò ad imporre tasse, a concedere titoli, a giudicare e a punire. La Russia meridionale e alcune città del nord riconobbero la sua autorità. Tuttavia il secondo falso Dmitri fu sconfitto nel momento in cui cercò di conquistare il celebre monastero della Trinità, le cui forze non si arresero, pur essendo notevolmente inferiori. Inoltre l'autorità sulle città che lo avevano riconosciuto si rivelò illusoria non appena il secondo falso Dmitri cercò di imporre il suo potere dispotico. Allora Vasili IV Shuisky, disperato, si giocò la carta dell'alleanza internazionale. Firmò un accordo con gli svedesi che lo aiutarono con un esercito comandato da Jacob della Gardie. Jacob della Gardie, in cambio dell'abbandono di qualunque pretesa da parte della Moscovia nei confronti della Livonia, della cessione alla Svezia di un distretto di frontiera e di un'alleanza contro la Polonia. Nel corso del 1609 e del 1610 l'esercito governativo guidato, come abbiamo detto, da Mikhail Skopin-Shuisky, coadiuvato dagli svedesi, sconfisse gli eserciti e le bande del secondo falso Dmitri, prima in Russia settentrionale, poi presso il monastero della Trinità e poi finalmente nella zona di Mosca. Il secondo falso Dmitri e molti suoi seguaci si rifugiarono a Kaluga, nella città di Kaluga. Ma i problemi per lo zar Vasili IV Shuisky non erano finiti. Infatti la piccola nobiltà di Tushno nel febbraio del 1610 si era messa d'accordo con la Polonia per far sì che Ladislao di Polonia, figlio del re di Polonia Sigismondo III, diventasse zar di Russia. Peraltro il re di Polonia era in guerra contro la Moscovia sin dall'autunno del 1609 a causa dell'alleanza tra la Russia e la Svezia. La sua avanzata in territorio moscovita però era stata fermata eroicamente dagli abitanti di Smolensk, la città di Smolensk. Nel marzo 1610 l'esercito governativo di Mikhail Skopin-Shuisky entrò finalmente a Mosca, ma ai primi di maggio il comandante morì. Si disse che fosse stato avvelenato dalla moglie di Dmitry Shuisky, decisa ad assicurare il trono a suo marito, fratello dello zar, nel caso in cui lo zar Vasili IV Shuisky, che non aveva figli, fosse morto. Inoltre l'esercito polacco riuscì a sconfiggere Dmitry Shuisky all'assedio di Smolensk e marciò verso Mosca. In molte zone occupate dai polacchi l'esercito giurò fedeltà al pretendente polacco Ladislao. A questo punto anche il secondo falso Dmitry riuscì ad avvicinarsi nuovamente a Mosca con le sue truppe. Nel 1610 Vasili IV Shuisky, che si trovava ormai in una situazione disperata, perdette il trono perché fu deposto da un'assemblea moscovita di ecclesiastici, boiari, piccoli nobili e popolani, persino esponenti del popolo. Essi lo costrinsero a farsi monaco.
La Duma dei boiari, guidata dal principe Fyodor Mstislavski, assunse il governo, o forse sarebbe meglio che cercò in qualche modo di governare. L'ultima fase del periodo di Torbidi, che va dal 1610 al 1613, fu caratterizzata dunque da un interregno e dal forte coinvolgimento della Svezia e soprattutto della Polonia negli affari della Russia moscovita. Un'assemblea formata dai boiari, dal clero e dai principali rappresentanti della nobiltà di servizio si assunse il compito di eleggere un nuovo zar. Tra i candidati vi erano il principe Vasily Golitsyn e il giovane Michele Romanov, figlio del patriarca Filarete, ma il candidato che ebbe la meglio fu l'erede al trono della Polonia, il principe Ladislao di Polonia, che ricevette l'appoggio dei boiari. A favore di Ladislao giocò il fatto di essere il candidato più forte in campo, l'unico con un esercito in grado di sconfiggere il secondo falso Dmitri, che ancora godeva del sostegno delle classi popolari. Nell'agosto 1610 i moscoviti arrivarono ad un accordo con i polacchi per accettare come nuovo gran principe Ladislao, a condizione che si convertisse all'ortodossia. 10 giorni dopo Mosca giurò fedeltà a Ladislao. Un'ambasciata comprendente il principe Vasily Golitsyn, il patriarca Filarete e altre personalità importanti si recò presso il quartier generale di Sigismondo III vicino Smolensk per recare la conferma dell'accordo. Vi ricordo che Sigismondo III era il re di Polonia, il padre di Ladislao. Nel frattempo il secondo falso Dmitri fuggì nuovamente a Kaluga e l'esercito polacco di Ladislao, guidato dal generale Sołkiewski, entrava a Mosca. L'occupazione di Mosca da parte di Ladislao, candidato a diventare lo zar di Russia, non fu vista come un segnale favorevole, ma il motivo che causò il rovesciamento di un accordo in pratica già approvato fu un altro. Incredibilmente Sigismondo III respinse i termini dell'offerta russa, si oppose alla conversione di Ladislao all'ortodossia e rifiutò di togliere l'assedio a Smolensk. In realtà Sigismondo mirava a diventare lui stesso sovrano di Moscovia, senza alcuna condizione, unendo la Moscovia e la Russia in un unico grande regno cattolico, un'ipotesi inaccettabile per Mosca. Violando le regole internazionali, Sigismondo fece arrestare gli ambasciatori russi, tranne quei pochi che accettarono la sua volontà, e li tenne in prigione in Polonia per i successivi 9 anni. Non so se vi rendete conto, un sovrano polacco avrebbe potuto ereditare la Russia, e se questo fosse avvenuto probabilmente la dinastia dei Romanov successivamente non sarebbe mai andata al potere a Mosca. La storia della Russia avrebbe avuto uno sviluppo forse completamente diverso da quello che ha avuto. Sono occasioni che nella storia si presentano e che non si realizzano. Incredibilmente l'accordo era già stato fatto per avere un esponente polacco sul trono di Mosca. Fu rifiutato dallo stesso re polacco in un momento di rigidità e per delle sue assurde ambizioni. Comunque andiamo avanti negli avvenimenti. La situazione a questo punto era disperata per la Moscovia. Sigismondo intendeva conquistare il trono con le armi e i polacchi occupavano Mosca e vaste zone della parte occidentale del paese. Inoltre gli svedesi, che avevano dichiarato guerra a Mosca quando i moscoviti avevano giurato fedeltà a Ladislao, invasero anch'essi la Moscovia, minacciando Novgorod
e avanzando pretese al trono russo per un proprio candidato, il principe Filippo. Nel frattempo il secondo falso Dmitri aumentò i suoi seguaci e buona parte della Moscovia orientale si schierò dalla sua parte. Molte bande di fuorilegge continuavano a devastare nel frattempo il paese, tuttavia le aggressioni straniere suscitarono una notevolissima reazione patriottica da parte dei russi. Nel dicembre 1610 il secondo falso Dmitri fu ucciso nel corso di una discussione con i suoi compagni per motivi personali. Anche la Chiesa contribuì alla mobilitazione nazionale. Il patriarca Ermogene dichiarò i moscoviti sciolti dal giuramento di fedeltà a Ladislao e affisse manifesti in molte città esortandole a formare eserciti e a liberare la capitale. La prima città ad organizzarsi fu Ryazan, dove Prokop Ljapunov si mise a capo di truppe di piccoli nobili e contadini. A questo si unirono altri due eserciti, prima di tutto forze provenienti da Kaluga, che in precedenza avevano appoggiato il secondo falso Dmitri. Queste forze erano guidate dal principe Dmitri Trubetskoi. Inoltre si mobilitarono anche i cosacchi di Ivan Sarusky. Questi tre eserciti, attenzione, si unirono in quello che fu chiamato Primo Esercito Nazionale e i comandanti assunsero anche le funzioni di governo dello Stato russo. I polacchi, che a Mosca erano in numero ridotto, abbandonarono la città dopo averla data alle fiamme, lasciando un contingente che si asserragliò all'interno del Cremlino. Scoppiarono dei contrasti all'interno dell'esercito russo. I cosacchi, infuriati perché erano state approvate delle norme sulla terra favorevoli alla piccola nobiltà, uccisero nel 1611 Prokop Ljapunov. L'esercito della piccola nobiltà di Ryazan, privo del suo capo e per nulla disposto a collaborare con i cosacchi, si sbandò. Rimasero ad assediare Mosca gli uomini di Trubetskoi e gli stessi cosacchi di Sarusky. Nel giugno 1611 il principale esercito polacco riuscì finalmente a conquistare Smolensk. Gli svedesi occuparono Novgorod e a Pskov comparve un terzo, pensate, un terzo falso Dmitri. A Kaluga inoltre Marina Mniszek, ve la ricordate? Marina Mniszek, la vedova del secondo falso Dmitri, e suo figlio rappresentavano un polo di attrazione per gli scontenti. Ancora una volta i moscoviti, in una situazione difficilissima, invasi da polacchi e svedesi, i moscoviti fedeli al governo si mobilitarono un'altra volta, mostrando energia e determinazione. Sigismondo III, re di Polonia, si limitò ad inviare un piccolo contingente in aiuto dei polacchi di Mosca ed esso fu bloccato dai cosacchi. Da parte loro gli svedesi non riuscirono ad avanzare oltre Novgorod. Il nuovo movimento di liberazione partì dalla città di Nizhny Novgorod, che adesso è la città di Gorky. E questo movimento di liberazione fu guidato da un personaggio di grande talento quale il popolano Kosma Minin. Insieme ad altre città del nord-est costituì un esercito che fu affidato al venerano Dmitri Pozharsky. Minin divenne il suo tesoriere, il tesoriere di Pozharsky. Anche il secondo esercito nazionale, come il primo, esercitò poteri di governo dello Stato moscovita. Nel 1612 questo esercito arrivò a Mosca e iniziò ad assediare i polacchi.
I cosacchi bloccavano l'ingresso in città, ma ad un certo punto una parte di loro si schierò con Minin e Pajarski. Altri cosacchi invece, guidati da Saruschi, tornarono nelle terre di frontiera per riprendervi la ribellione. Ai primi di settembre i moscoviti conquistarono il Cremlino e scacciarono i polacchi. La prima cosa che fecero i vincitori fu eleggere il nuovo zar affinché un governo saldo mettesse fine al periodo dei torbidi, e in realtà così fu. Il periodo dei torbidi convenzionalmente viene considerato concluso nel 1613, anche se ci vorranno ancora diversi anni per ristabilire una situazione pacifica in Russia. Il nuovo zar eletto sarà Michele Romanov, alla base della longeva dinastia dei Romanov, a capo dello Stato russo-moscovita. Parleremo della sua elezione e dei suoi anni di regno nelle prossime video lezioni. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, vi ringrazio tutti, arrivederci.